Ciao a tutti, oggi vi propongo il kebab fatto in casa in modo semplice. Gli ingredienti sono scritti per esteso nell'info box sotto il video e nel blog e adesso prepariamolo insieme. Preparo la pita, metto il lievito di birra all'interno dell'acqua tiepida o a temperatura ambiente, aggiungo un cucchiaino di zucchero e dell'olio extravergine di oliva. Mescolo il tutto facendo sciogliere il lievito. Prendo una terrina e ci metto la farina, formo una buchetta all'interno della terrina e metto la parte liquida con il lievito disciolto all'interno. Inizio a mescolare il tutto partendo dal centro e prelevando la farina sui bordi del contenitore e prima di finire di impastare aggiungo il sale. Continuo ad impastare con le mani fino ad assorbire tutta la farina del contenitore. Trasferisco il panetto sul piano di lavoro e lo lavoro bene in tutte le direzioni per circa 10 minuti, aiutandomi con della farina se necessario. Potete fare questa operazione anche con la planetaria. Il panetto è pronto, lo metto in una terrina e lo copro con della pellicola trasparente. Lo faccio riposare per circa 2 ore. Nel frattempo preparo le spezie per la carne, metto all'interno di un contenitore il sale, il pepe, la paprika, del timo fresco oppure secco e del peperoncino. Mescolo il tutto. Prendo la carne, io ho scelto del tacchino e del pollo, ma potete utilizzare la carne che preferite, magari anche con l'osso che è più saporita, in tal caso dovrete disossarla. Taglio il pollo e il tacchino a fettine sottili. Una volta tagliata la inserisco all'interno di un contenitore e aggiungo il succo di mezzo limone e un cucchiaio di aceto di mele oppure aceto bianco. Mescolo il tutto, aggiungo le spezie preparate in precedenza e mescolo bene il tutto, facendole assorbire alla carne. Copro con pellicola trasparente e metto in frigorifero a riposare fino al momento dell'utilizzo. Ecco il mio impasto lievitato, lo trasferisco sul piano di lavoro infarinato e lo lavoro brevemente. A questo punto lo taglio in pezzetti del peso di circa 85 grammi ciascuno. Verranno 10 pezzetti di impasto. Formo delle palline e le sistemo sul piano di lavoro. Copro con un canovaccio pulito e faccio rilassare per 30 minuti. Trascorsi 30 minuti prendo la pallina di impasto e aiutandomi con un velo di farina realizzo un disco del diametro di 15 cm. Adagio il disco realizzato su un foglio di carta forno. Ho realizzato tutti i dischi, copro con un canovaccio pulito e faccio rilassare per 30 minuti. A questo punto posso cuocere la carne, la prendo dal frigorifero, metto una padella sul fuoco con dell'olio extravergine di oliva, metto una cipolla, uno spicchio d'aglio e faccio soffriggere il tutto per 1 minuto. Dopodiché aggiungo la carne e la faccio cuocere mescolando per circa 10-15 minuti. Controllate se è giusta di piccantezza e di sapidità. In tal caso aggiungete altre spezie e altro sale. La carne è pronta, posso realizzare le pite. Ecco le pite lievitate, metto una padella antiaderente sul fuoco, dovrà essere ben calda quando adagio la pita. Aspetto che si gonfi sui bordi, dopodiché la giro. Aspetto che si cuocia leggermente anche nella parte superiore e la giro nuovamente fin quando non si andrà a gonfiare bene. Una volta pronta la metto su un vassoio. Procedo in questo modo fino a realizzarle tutte. Ho preparato il condimento per il mio kebab fatto in casa, potete mettere all'interno quello che preferite. Taglio la pita sulla parte superiore, vi faccio vedere com'è ben vuota all'interno. Guardate che meraviglia! Adesso metto maionese oppure salsa allo yogurt, ketchup, metto la carne preparata, dei pomodori, dei cetrioli, dell'insalata e della cipolla.
E adesso prova assaggio. Stasera in famiglia ceniamo con il kebab fatto in casa. E che dire, è buonissimo! Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un commento sotto il video oppure con un mi piace. Ricordatevi di attivare la campanella delle notifiche del canale per rimanere sempre aggiornati quando pubblicherò nuovi video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Grazie per aver guardato questo video. Un bacio a tutti e alla prossima ricetta. Ciao!